Bentornati sul canale. In questo tutorial modelleremo un semplice pendente attorcigliato. Questo esercizio è stato proposto da un mio studente in classe, che ringrazio. Allora, posizioniamoci sulla vista frontale. Possiamo tenere attivo il registra storia e aggiorna figli e anche orto. È buona regola crearsi un asse di riferimento per l'oggetto. Prendo il comando linea, attivo due lati, do come origine della linea 0 o 0,0 uguale. Come misura scrivo 20 perché voglio una linea di 40 mm e poi clicco un punto sull'asse verticale. In questo modo ho costruito una linea lunga 40 mm. Disattivo orto, tengo attivo fine, prendo il comando curva per punto interpolazione, parto dalla linea, do un punto di controllo, un secondo punto di controllo e un punto di arrivo. A questo punto posso andare a aggiustarmi la forma come preferisco e posso fare un controllo qualitativo della curvatura con analizza curva, grafico di curvatura, vedendo che ho un effetto molto regolare, molto fluido. Questo influisce sulla riflessione della luce dell'oggetto finale, quindi sulla qualità estetica dell'oggetto. È consigliabile usare curve per punti di controllo con pochi punti, 3 o 4. Questo è l'ideale per avere degli archi molto tesi. Bene, a questo punto posso ottenere una forma tubolare da questa curva. Quindi vado a prendere forma tubolare con estremità arrotondate. Uso come diametro iniziale 2.5, come diametro finale 2.5, confermo. Attivo la vista ombreggiata in modo da visualizzare il mio oggetto. A questo punto è buona regola organizzare le geometrie. Rinomino il layer corrente come 3D, creo un nuovo layer che chiamo curve, seleziono tutte le curve con cell CRV, le sposto sul layer curve, nascondo il layer curve. A questo punto seleziono l'oggetto e vado a fare una serie polare. Il centro della serie polare è 0 o 0, 0. Fate attenzione perché, ad esempio, se mi posiziono sulla vista frontale e dico che il centro è 0, il numero delle copie per esempio è 38, l'angolo è 360 gradi, ottengo questo risultato qua, che se voluto va bene, ma nel mio caso non è quello che voglio. Ok? Quindi ricordatevi, torno indietro, che quando fate questo comando è necessario scegliere la vista corretta, nel mio caso, anche nel vostro, dall'alto. Centro della serie è 0, numero va bene 38, 360 gradi e in questo caso ho ottenuto l'oggetto che volevo. In questo caso però io non vorrei gli oggetti così attaccati, quindi ho due possibilità: o riduco il numero di oggetti o riduco il diametro del tubo. Quindi faccio prima a cancellare questo tubo, tiro fuori la mia curva, seleziono la curva, vado a fare il comando tubo e stavolta metto come diametro 2, 2, invio, invio. Spero che sia chiaro perché è molto utile organizzare le geometrie e tenere sempre le curve di partenza. Come vedete il nuovo tubo è stato disegnato su layer 3D perché era quello attivo. Dopodiché prendo il comando, recupero la serie polare, dall'alto do come centro 0, numero di oggetti 38,
e stavolta ho ottenuto un effetto che mi piace di più. A questo punto posso cancellare metà degli oggetti, quindi se faccio una finestra da destra a sinistra e seleziono soltanto questa parte, posso cancellarlo e mantengo metà oggetto. Ok. A questo punto posso procedere con il comando twist, il comando a torciglia. Quindi seleziono tutte le superfici, vado a prendere il comando twist, mi verrà chiesto un asse di deformazione, quindi nella vista frontale scriverò 0, dopodiché con orto attivo andrò a dare un clic sulla verticale, poi mi sposto sulla vista dall'alto, do un primo angolo di riferimento che è 0, 90, 180, 270, 360 perché voglio fare un angolo completo. Ok. Valuto l'effetto finale e può andare bene, può essere molto carino. Però voglio fare un'altra prova. Torno indietro, rifaccio il comando, quindi sulla vista frontale l'inizio dell'asse è 0, la fine dell'asse è sulla verticale. Ricordatevi che infinito deve essere sì, altrimenti la deformazione non è applicata a tutti gli oggetti, ma soltanto sulla parte iniziale dell'asse. Vado a cliccare sull'orizzontale, ma stavolta faccio magari una rotazione di 180 gradi. Vediamo qual è l'effetto finale. A mio avviso è più carino e quindi tengo questo. Ok? Se voglio valutare l'effetto estetico di questo oggetto, andrò a crearmi un materiale. Creo un nuovo materiale di tipo metallo, seleziono tutti gli oggetti, lo vado ad assegnare agli oggetti, mi metto in visualizzazione renderizzata e posso apprezzare l'oggetto. Nel mio caso cambierò il colore in oro. Questo è l'oggetto. Su questa base si possono andare a costruire diversi elementi. Consiglio in ogni caso di non unire tutti gli oggetti con una unione booleana, perché normalmente con oggetti a sezione circolare Rhino ha problemi di intersezione e quindi potrebbe non funzionare. Ai nostri fini, cioè quello di stampare l'oggetto in 3D per poter poi procedere alla fusione in cera persa, non è importante che le geometrie siano unite con la booleana, ma semplicemente che siano in contatto intersecanti. Come vedete l'effetto è molto carino. Potete anche vedere che anche se si tratta di geometrie semplici, avendo fatto delle deformazioni pesanti, il computer è soggetto a un notevole stress e quindi anche nel mio caso il refresh video è molto lento. Ok, possiamo fare una brevissima simulazione di un occhiello, per esempio.
in maniera molto molto semplice. Vado a prendere il comando Toro. Qui possiamo riattivare lo snap griglia e ci torna molto utile avere posizionato l'oggetto in maniera allineata rispetto agli assi. Tolgo gli snap oggetto e vedete posso muovermi molto vicino a questo oggetto. Ad esempio posso posizionare il centro del mio cerchio qua. Non posso usare lo snap perché voglio una sezione intermedia, quindi darò invece che 2 darò 3 e come diametro interno, cioè come spessore del filo per capirsi, darò 1.2, forse anche 1 e basta. Ok? Sì, considerate che è diametro anche 1 può andare bene. E questo potrebbe essere il nostro oggetto finale. Ok? Vado a attribuire il materiale oro anche a questo oggetto, lo visualizzo e questo potrebbe essere l'effetto finale. Se voglio migliorare la resa di questo oggetto posso andare a posizionarlo in modo tale che il punto di contatto sia più carino. Con questo si conclude questo tutorial, spero che vi sia stato utile e se avete domande non esitate a contattarmi e alla prossima. Saluti.